Buongiorno a tutti quanti. Oggi proviamo una bella novità. Toscana Factory Lab, nuova base, nuovo aftershave. Quindi io ho già fatto delle prove ancora prima che uscisse questo definitivo, quindi conosco già il prodotto, però lo proviamo insieme. Allora, quali erano i punti critici che io avevo trovato nella base precedente? Secondo il mio parere, a parte che io avevo provato solo le prime due uscite, quindi Beatrice e Dante, e nonostante non potessi dire, ad esempio, Beatrice non era male come profumazione, però secondo il mio parere, per il prezzo che aveva, mi aspettavo qualcosa di più. Ho provato recentemente Pegaso, che secondo me, ecco, quella era già una profumazione che ci poteva stare appieno, anzi io spero che la rifaccia con questa nuova base, perché è una profumazione agrumata, forse una delle poche che veramente mi piace agrumata. Però adesso parliamo di questo. Sì, i punti critici erano un po' le profumazioni che io ho trovato un po' scontate, forse perché un po' si ispiravano a profumi già sentiti. Il post rasatura sul mio viso, non so se era la quantità di lanolina forse maggiore, non so per quale motivo, ma io sentivo la pelle comunque non un brutto post rasatura, ma sentivo la pelle un po' tirare, non era un post rasatura che mi piaceva, e in più l'after era abbastanza appiccicoso, una cosa che a me dava un po' fastidio. Dopo si sistemava tutto, per carità, però c'erano tante cosine, due o tre cosine che non mi ha fatto apprezzare il marchio appieno, visto anche comunque che aveva un prezzo non così bassissimo, né straltissimo, ma neanche così basso. E un'altra cosa, secondo me, era un buon prodotto, ma sopra i 50 euro mi aspetto una protezione di altissimo livello, e secondo me era leggermente scarso di protezione. Quindi andiamo a provare la nuova base, IB2 Santa Croce. Allora, profumazione un po' mi ricorda, con tante virgolette, Santa Maria del Fiore, Santa Maria Novella. Io ci sento pelle, pelle tipo pelle cuoio, e dopo ci sento dei legni. La cosa che mi piace è ci deve essere qualche legno, qualche nota che non rendono pesante la profumazione, quindi alla fine sembra, tra virgolette, io ci sento quasi un tabaccato, però con delle note abbastanza fresche. È piacevole, veramente piacevole, non è una profumazione pesante. Allora, arrivo da 2 o 3 rasature abbastanza pessime, perché purtroppo un video fa, l'ultima recensione avete visto da voi, ho messo un po' di prebarba, Barber Mind, che mi sono distrutto. Mi sono fatto una rasatura 2 giorni dopo e purtroppo non lo so se ho sbagliato la combo, la metta rasoio, non so cosa è successo, ma mi sono riaperto tutti i red point, quindi 2 giorni fa mi sono fatto una rasatura pessima. Io spero con tutto il cuore che di non avere problemi oggi. Nel caso ce li avessi, comunque settimana prossima proviamo anche l'altro set. Cuba e così vedrete comunque il risultato. Perché vi dico? Perché io, avendolo già provato, sono tranquillo sul fattore prestazioni, quindi quello che io vi racconterò è una cosa che già conosco, però giustamente è giusto far vedere in video come funzionano le cose. R41, non posso usare italico, se no tanto vale proprio che lo provo. R41 armato di Gillette Nacet. Settimana prossima comunque ci facciamo anche una prova con 316 e Nacet, perché così valutiamo bene. HK sintetico, così non andiamo a stressare troppo la pelle.
E adesso andiamo a caricare il sapone. È una pasta né dura né morbida, è una mezza via. Cioè si può prelevare tranquillamente dalle sue confezioni. Vediamo se basta e se no ne preleviamo ancora dopo. Allora, in viso, adesso comunque lo proviamo e vediamo se riconfermo quello che avevo provato. Dà molto meno effetto tagliovato, ma è un montaggio più burroso, più, tra virgolette, alla Noavia. Anche se è più coprente e più protettivo, secondo me, senza dubbio. Tiene una montagna di acqua. Quello sì. Forse ne ho preso anche troppo. È perché non avendo mai preso direttamente dalle ciotole. No, così per me va bene. Ok. Anzi, il montaggio è una gran bomba. Mi piace. Profumazione si sente, non è una potenza mondiale, ma si sente. Ottima emolienza sul pelo e ottima scorrevolezza, nonostante abbia tenuto il sapone diciamo molto più protettivo che scorrevole, però non ha avuto paura. Mi piace da morire il montaggio, veramente pannoso,
coprente. Ecco, a differenza dell'altro, tiene sì l'acqua, però dosatela sempre a modo, non fatelo, tra virgolette, esplodere, ok? Non esagerate, anche se lui tiene l'acqua, dosate sempre un po' alla volta, perché dà più effetto vegetale, quindi rischiate che mi faccia troppo effetto spumoso. Dopo, logicamente, chi vuole più scorrevolezza basta che idrati un po' di più, lavora un po' di più il sapone. Mi viene da dire che è un legnoso, cuoiato e legnoso, ma quasi fresco, quasi cremoso. Beh, io ho provato le basi non con questa profumazione, almeno non mi sembra. Perché dopo quando testo a casa non è che sto lì a... Mi sembra che mi abbia mandato un after. Ok, facciamo i ritocchini e vediamo cosa succede. Comunque vi ho detto, lo proverò bene, con calma, l'altro set. Ci mettiamo un altro po' di sapone. La settimana prossima, perché comunque voglio testarlo come si deve, valutare anche eventuali limiti o non limiti, insomma, provarlo bene bene bene. Però vi dico che per me ci siamo. Dopo, se Bruno nelle prossime uscite si sentirà di azzardare ancora un po' di più sulle profumazioni, io gliel'ho detto e lo dico anche qua nel video. Sono buone, anche Cuba ho usato, dopo le proviamo in rasatura. È vero che io non amo i cioccolatosi vanigliati così, però anche in quel caso non è quel cioccolato e vaniglia pesante. Io sapete che non amo la vaniglia, ok? Anche in quel caso è una profumazione molto molto ben strutturata, devo dire la verità. Tra tutti quelli che ho sentito con quelle basi lì, forse è uno dei più buoni. Però lo proviamo in rasatura e là dirò la mia come si deve, perché adesso dare un giudizio solo usando un po' così, senza applicarlo, senza usarlo né niente, non ha nessun senso.
Tra l'altro vi potrò dire anche la persistenza di questo, così vediamo anche quanto mi dura. Cioè ragazzi, è veramente... Questo è uno o due red point ragazzi, portate pazienza, ma me li sto portando dietro da giorni e giorni e erano profondi. Ragazzi, cioè, non è che mi faccio male apposta, avete visto da voi e... Basta. E non ho neanche sentito la meta perché già nelle prime due passate sono andato giù talmente in profondità che praticamente sono già in BBS. Oh, ragazzi, non vi si toglie dal viso, è una roba mostruosa. Per carità, io l'ho tenuto molto protettivo, però tanta roba, ragazzi. Bisogna dare atto. Bisogna dare atto. Post rasatura, ragazzi, io lo trovo migliore sul mio viso. Adesso ho la pelle morbida, nutrita, cioè la sento veramente migliore. Mi ci metto comunque un pochettino di acqua cosmetica, che ormai è diventato il mio astringente di fiducia. Il sapone è veramente uno spettacolo. Tra l'altro ha una cremosità veramente piacevole anche da sentire in viso. E adesso è arrivato il momento di provare l'after. Guardate che bello limpido. Ha dentro comunque pantenolo, glicerina, betaine, silvestre. Insomma, vediamo come va. Ah, finalmente si sente la bella botta alcolica, ma va via subito. Sparisce dopo pochissimi secondi. Profumazione buona, mi piace. Buona, buona. Non è... cioè è bella presente, si sente molto bene, non è estrema, ok? Non è estrema, però è bella intensa. Si sente veramente bene. E a me piace. L'after si asciuga subito, sembra di mettere acqua. L'alcol dura pochissimi secondi. Tanta roba, ragazzi. Mi piace, mi piace, mi piace. Mi piace il sapone, mi piace l'after. La pelle adesso è ancora meglio. E ragazzi, il risultato ve lo vedete da voi. Non serve che racconti storie. Ragazzi, questo è un signor set. Dopodiché, anche se l'ha sbassato di 2-3 euro, però comunque parliamo di un set che
Adesso ve l'ho portato a casa con 50 euro spedito, ci mettete un pacchetto 2 di diamante, quello che è, con 50 euro spedito avete il set. Devo dire ragazzi che, siccome so già che molti di voi nei commenti mi chiederà, ma è meglio EB, è Pantarei, adesso a che livello è? Ok, allora, giustamente perché è una domanda che mi sono fatto anche io. Costa 10 euro in meno di un set IB o Pantarei. Secondo me Pantarei e IB sono, uno per un motivo, uno per l'altro, ancora uno scalino sopra, ok? Ma a 50 euro, perché bisogna dire quello che è, adesso a 50 euro non mi viene in mente tanti prodotti vegetali soprattutto, tanto più, che lavorano così. Già comunque la lanolina ho visto, però non mi dà più quell'effetto tiraggio della pelle. A me la lanolina, può essere anche una cosa mia della pelle, mi dà quell'effetto tiraggio finale, non mi piace. In questo caso sarà la nuova riformulazione e tutto, non sento quel fastidio lì. Quindi post rasatura ottimo, buona scorrevolezza, ottima protezione, bel montaggio, aftershave si asciuga subito, ti lascia la pelle che è un velluto. L'unica cosa che mi potrai sentir di dire è, allora, se AEB è il cosmetico per eccellenza, ok? Chiamarlo sapone after è un peccato, cioè è un cosmetico. Pantarei dalla sua ha delle profumazioni micidiali. Può piacere o non piacere, ma sono profumazioni micidiali, ok? Particolari, uniche, veramente di nicchia. Ecco, l'unica cosa che, se proprio volessi arrivare a quei livelli, quel scalinetto ancora sopra, buttar fuori qualche profumazione dove osa, dove ci mette completamente il suo, come è stata Pegaso. Già Pegaso, dico, un set così di Pegaso, già cavolo direi, da paura, paura, paura. Quindi top. Però secondo me attualmente, a parte Pantarei e EB, questo supera tutti gli altri italiani che io abbia provato, e anche qualcos'altro da fuori. Quindi veramente ottimo. Se fuori prima dicevo Salt and Witchcraft e via dicendo, adesso sinceramente vi direi prendetevi un set di questo perché è veramente veramente ottimo. E comunque la profumazione è buona, non è che sto dicendo che non vale, che non è, però mi piacerebbe che usasse un po' di più perché è appassionato, c'ha un naso, so che può far uscire delle cose ancora di più alto livello, però la profumazione è fantastica, veramente cuoio, legni, e c'ha quella sensazione comunque di qualcosa di freschezza, di cremoso, di fresco che me la farebbe usare anche una sera d'estate, per dire, ecco, magari non con 40 gradi e 2 di pomeriggio, ma me la farebbe usare sempre, ecco. Ed è un lato molto vantaggioso, c'è sempre quasi un 4 stagioni, non sento la pesantezza del cuoio, la pesantezza dei legni, sento tutto ma molto fresco, molto piacevole, molto elegante e portabile, quindi veramente ben fatto, molto buono, ragazzi, un risultato eccezionale, eccezionale. Lasciate stare qua che mi si è riaperto un paio di red point minuscoli, ma sono derivati dalle rasature precedenti, adesso mano a mano che vado avanti migliorano, ma non ho sentito l'aftershave alcolico, nonostante che adesso sia veramente liquido, quindi l'alcol ti arriva subito, ma non ho sentito l'after e nemmeno la rasatura. Quindi veramente un bel prodottino. Adesso, sono sincero, mi sento di consigliare, provatelo perché merita. E se rifarà un giorno uscire anche Pegaso, provatelo perché quello è uno degli agrumati più buoni che io abbia provato. Bel prodottino. A chi piace un po' quella nota meno tabaccosa, ok? Questo è quasi un tabacco fresco, ok? Chi piace tipo un po' di vaniglia, cioccolato, bourbon, qualcosa del genere, ok? Un po' rumpo dolce, un po' cioccolatoso, però non stomachevole. Cuba è veramente così a naso, mi è piaciuto anche a mia moglie, veramente piacevoli. Non
spiccano, ok? Non mi fanno dire mamma mia una cosa mai sentita in vita mia, né uno né l'altro, sono sincero, ve lo dico, però sono fatte bene entrambi. Questo è il mio parere, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video e magari settimana prossima, se riesco, vi presento l'altro set, così ne riparliamo un altro po'. Bye bye!